Ciao amici di Music Off, in questa lezione parleremo della combinazione fra legato e plettrata. Quando ero giovane, quindi tanto tempo fa, c'erano moltissimi video che avrò consumato su VHS di Paul Gilbert, Richie Kotzen, e chitarristi che mostravano pennate alternate e le tecniche più moderne, che erano moderne insomma negli anni 80-90. Una cosa che non ho mai trovato però è il modo di suonare i fraseggi rock blues, cioè le scale, gli arpeggi si trovavano, come eseguirli, in che modo, la figurazione ritmica, ma mai vedere come si potevano combinare le pennate con la legatura. Eppure chitarristi come Steve Ray Vaughan erano molto complessi da suonare, tuttora studiarli è una grandissima scuola per me. Allora ho iniziato a ragionare e a cercare di fare degli studi proprio sulla combinazione fra legato e plettro. Allora, gli esempi che ci sono degli esempi propedeutici e poi 3 licks. Come vi ho detto, la cosa importante è sempre avere creatività e utilizzare dei fraseggi vostri o comunque l'ascolto e la rielaborazione dei fraseggi degli altri, ma i licks servono anche per il discorso di meccanica e per imparare appunto a combinare queste due tecniche che sono appunto la pennata e il legato. Allora, all'inizio vi farò vedere semplicemente una pentatonica in questo caso di Sol maggiore che utilizzerò su un Mi settima, quindi suonerà diciamo come la root, essendo Mi suonerà comunque come una pentatonica di Mi. È il box appunto del Sol maggiore e darò una pennata per ogni corda, l'altra nota sarà legata, essendo 2 note per corda, una sarà pennata e l'altra legata. Bene, in realtà sono sceso con una e sono sceso col box successivo per avere sempre un numero di note pari per ogni corda, altrimenti sarebbe venuto disparo. La cosa importante è scegliere anche il modo di suonare la pennata. Potremmo suonarla in vari modi questo esercizio, sia con la pennata alternata come ho fatto, con una pennata ergonomica, quindi andando sempre in giù come se fosse uno sweep, o addirittura con l'hybrid picking. Ognuno può scegliere diciamo, la tecnica che più trova congeniale a se stessi. È chiaro che quando andiamo sui fraseggi molto stretti e con delle parti reiterate, l'alternato ha qualche diciamo, numero in più. Se noi facessimo ad esempio l'alternato ci ha sempre qualche skill in più. Bene, adesso rincariamo la dose e rendiamo un po' più complesso l'esercizio. Metteremo la Blue Note in modo da rendere asimmetrico l'esercizio. Non avremo più il battere su ogni gruppo, diciamo sulla nota pennata, ma si sposterà in base a dove abbiamo i gruppi di sedicesimi. Bene, determinante è sempre battere il piede per tenere sempre a mente dov'è la pulsazione del battere. In questo caso, se avete difficoltà, trovate sempre il punto di riferimento di dove si trova il battere. Questa nota non è pennata, ma c'è il battere.
questo modo avete sempre presente dove si trova il battere e non avete quella sensazione di spostamento ritmico che invece non avete quando pennate, perché avete sempre tutti i movimenti accentati. Bene, adesso passiamo a un fraseggio. Si parla di un fraseggio che si sviluppa sempre su questa porzione di manico, su questa pentatonica diciamo di box di sol maggiore, sempre su mi settima, quindi suonerà sempre come mi minore pentatonico, passaggio terza minore, terza maggiore e qualche passaggio diciamo sul solidio di mi settima. In questo caso, come al solito, metto solo una pennata per ogni corda in alternato. Ok, anche qui cercate di studiare 4 note alla volta, quindi un gruppo di 4 sedicesimi alla volta e vi fermate sul battere e così via, ad avere sempre il punto di riferimento del battere. Bene, il secondo fraseggio sfrutta le corde a vuoto della pentatonica di mi minore, è un fraseggio molto diciamo riscontrabile nei brani di Stevie Ray Vaughan. Bene, stesso discorso, trovate sempre dove si trova il battere, l'accento e battete il piede e studiate anche più lentamente questi fraseggi, magari rallentando la base che vi fornisco sul sito di Music Off. Bene, adesso in questo terzo lick vi propongo un fraseggio che si sposta dalle prime 2 corde del 10° tasto fino ad arrivare alla prima porzione del manico. Praticamente ogni 2 corde con uno slide cambia box. Bene, adesso farò una piccola improvvisazione in cui mischio le sezioni di questi 3 licks per far vedere come si possono creare dei fraseggi mischiandoli liberamente. Bene, con questo vi lascio, mi raccomando studiate sempre tenendo presente dove si trova il battere in questi legati, dove è il riferimento del battere appunto, e cercate di metabolizzare questi passaggi in modo da renderli creativi e parte del vostro bagaglio. Ci vediamo alla prossima, ciao!